È ovvio che mi reputo responsabile di quell'incidente, dato che l'ho provocato io. Ma c'è una differenza tra responsabilità e colpevolezza. E io non sono affatto il colpevole. Anzi, dirò di più, non esistono effettivamente colpevoli, come allo stesso tempo nessuno ha il merito di essere innocente. Le concatenazioni di coincidenze, casualità, fortune e sfortune che lastricano la strada che ci conduce a quello che siamo, sono eventi che non dipendono certo dalla nostra volontà. Che colpa ha in fondo il giovane spacciatore di crack partorito a sua insaputa in una favela brasiliana che finisce in riformatorio? O che meriti possiede il figlio di ricchi industriali, concepito in un morbido letto avvolto in seta di gelso, che ha avuto accesso all'istruzione migliore e che si ritrova a capo di un'impresa a 25 anni? Nessuno dei due ha scelto dove nascere, né ha firmato l'accettazione di quell'eredità pregressa di circostanze che tutti accettiamo implicitamente quando veniamo al mondo. Il destino è solo il frutto dell'assoluta casualità cosmica che regola le nostre vite e quella di qualsiasi altra cosa esistente. Una casualità che ha delle regole, come qualsiasi gioco d'azzardo, e solo attraverso di esse esercita le sue funzioni. Per questo ci sembra di poter scegliere qualcosa, ma bisogna farci caso. Tutte le scelte che compiamo possiamo attuarle solo nell'ambito di un ristrettissimo numero di possibilità predefinite. Non scegliamo mai tra tutte le possibilità potenzialmente eleggibili, al contrario tra un numero sempre ristretto, determinate tra quelle che la concatenazione degli eventi causali ci consente di usare. Non abbiamo nessun controllo su noi stessi. Potresti nascere con i neuroni in disordine ed essere un genio della fisica, oppure con un QI superiore alla media e diventare il più grande serial killer della storia. Potresti essere il corridore più veloce del mondo, o perdere una gamba a causa di un'auto passata col rosso. Potresti essere l'idiota più scemo della tua città, ma essere figlio di un attore famoso e quindi ricco e stimato. Le combinazioni sono miliardi di biliardi, incalcolabili potrei dire. Però hanno una caratteristica che le accomuna tutte. Non abbiamo nessun reale potere su di loro e quindi nemmeno su di noi. È così che me la sono spiegata, la questione dell'incidente, intendo. È stata solamente una di quelle cose che scopri di saper fare quando la vita, sempre in maniera del tutto casuale, ti mette nelle condizioni di poterle esercitare. Quindi non si ha mai nessuna vera colpa nel commettere atti spregiudicati, né mai alcun merito per gesti derivanti dai nostri pregi nascosti. Infatti, in entrambi i casi ne rimaniamo stupiti come se non fossimo stati noi ad averli compiuti, ma uno sconosciuto che a nostra insaputa ci abita.